Buongiorno a tutti, ciao Buongiorno. Francesco, come stai? Tutto bene, Tutto a te? posto? Tutto bene. Oggi devo fare delle pizze fritte con mia mamma, mi servirebbe 2 cicoli, ricotta, della provola, un po' di salame, Sì. ci pensi tu come Sì, sempre? sì. Oh. Dammi sta bella ricotta di pecora che è molto bella, tutta quanta. Grazie. Grazie, ma poi l'olio lo prendo dall'altro Sì. lato. Ok, perfetto. Arrivederci, Ignazio, grazie Francesco, ciao, grazie. Tra poco. Mamma. Sì, mamma, per favore. Sta bene, sta bene. Ah, che profumo. Guarda. Bello, bello, adesso ne prendo Le piante di mia uno. mamma, ragazzi. Mamma che buonissimo. Basta, questo basta. Basta questo? Sì, sì. Vabbè. Ok. Buonissimo. Ciao amici di Italia Squisita, sono Davide Civitiello e forse già l'avete capito, sono a Secondigliano Napoli, a casa di mia mamma. Ve la presento a tutti, lei è Anna. Ciao, sono Anna. E adesso c'è mio figlio con me che prepariamo la pizza fritta, bella ripiena per tutti. Prepareremo una buonissima pizza fritta classica. Gli ingredienti che ci occorrono per fare questa pizza fritta sono farina di tipo 0, acqua, sale e lievito di birra. Per il ripieno invece useremo ricotta, ciccioli, provola e pomodoro. I ciccioli di maiale sono una carne pressata tipica del territorio campano. Iniziamo, apriamo la nostra madia, mettiamo tutto il chilo di farina da un lato, ok, un poco lo lasciamo anche sempre nel bordo. Il lievito, come vedete, lo metto sempre con la farina, non vado con l'acqua. Questo è un lievito disidratato attivo che non c'è bisogno di essere riattivato, ma lo mettiamo direttamente nella farina, non lo metto nell'acqua e nemmeno a contatto col sale. Andiamo a versare i 600 grammi d'acqua dall'altro lato, vedete, non dove c'è il lievito, e mettiamo tutto il sale nell'acqua, diluendolo. Inizia a diluire il sale. E pian piano rubo la farina, inizio a creare la prima crema. Iniziamo a incanalare man mano. Se la farina, come in questo caso, risulta leggermente più asciutta, possiamo aggiungere sempre un po' d'acqua. Vai mamma, aggiungiamo un po' d'acqua. Bene? Perfetto, ok. E andiamo praticamente ad assorbire tutta la farina che c'è nei bordi. Eccolo qua. Poi a questo punto, una volta che abbiamo ottenuto una massa uniforme, siamo pronti per lasciare la nostra madia e andare a lavorare direttamente sul tavolo da lavoro. Adesso io lo rimpasto. Giusto? Sì, devi lavorarlo, dobbiamo lavorarlo. Ecco. Allora, la ricetta che stiamo dando è proprio quella del classico impasto di pizza napoletana. Il 60% di acqua, abbiamo il giusto sale, quindi abbiamo 25 grammi di sale e 1 grammo di lievito che lieviterà per 8-12 ore. Vai. Mamma, se permetti, Prego. lavoro un poco io. Continua tu. Ok. Allora, come mi ha insegnato mia mamma, andiamo a lavorare l'impasto a 2 mani, lo facciamo camminare in modo che gli diamo corda e facciamo asciugare tutta la farina che c'è in più sul tavolo. Come vedete, il banco da lavoro poi deve restare sempre bello pulito. Andiamo a lavorare.
Vedi le Continuiamo. mani esperte di mio figlio. Allora, poi come vedete io non faccio questo, non faccio questo, vado sempre a lavorare l'impasto nello stesso modo, quindi giro e poi vado avanti, giro, poi vado avanti, giro, poi vado avanti. Quindi il movimento che faccio anche con le mani è uguale, come se lo facessimo in macchina. Mamma, che dici? Sta venendo bene? No, ciao. No, ma cosa hai fatto? Devi ancora lavorare al muro, dai. Vabbè, mamma, mi accontenti mai, però. No, ma tu sei maestro. Io sono la mamma. Ho capito che sei una mamma, mamma, ma allora No, dove sto mamma. sbagliando? Fammi capire. Che troppo l'abbiamo lavorato troppo poco, ora la dobbiamo lavorare. Altro poco, dai. Ho capito che perché Quando sennò. più la lavori, più leggera. Altrimenti non imparo mai, non imparo mai. No, no. Avete capito? Io A sono casa non hai mai imparato niente per la mamma, ricordate l'amicizia era squisita. Ma vedi, va bene? Davide, io penso che va bene così, è bella morbida, dai. Va bene, allora la chiudiamo, facciamo una bella. Così va bene. Quindi per la pizza fritta, farina, acqua, sale e lievito, possiamo evitare anche zucchero e olio. Dopo che abbiamo finito di impastare il nostro impasto, andrà in madia per riposare almeno 40 minuti. E lo copriamo. Dopo 40 minuti siamo pronti per stagliare il nostro impasto. Mamma, sei pronta a stagliare la pasta? Senz'altro. Io prendo il pezzetto mio e tu il pezzetto tuo. Te lo tagli tu? Perfetto. Per la pizza fritta non c'è bisogno di fare panetti troppo grandi. Dobbiamo semplicemente fare panetti da 100-120 grammi. Ho fatto troppo grande. Vediamo, io consiglio a casa sempre di pesarli con una bilancia vicino. Io la bilancia ce l'ho a mano, lo vedete? Io invece faccio oggi. Sì, ma va bene come sì, eh? Anzi, forse io l'ho fatto un po' grande. Eccoci qua, così abbiamo tutte pizze uguali. Allora, un altro consiglio a casa che possiamo fare è anche quello sulla mano, no mamma? Quello che mi ha insegnato. Io faccio così. Bravo, fai Vado così, meglio. vedete? Anche sulla mano. Faccio sempre così. Perfetto. Adesso. Oppure, una volta tagliato o con la spatola o a mano, possiamo andare sul tavolo da lavoro, vedete? Però l'importante è che facciamo panetti molto più piccoli. Tu sei più bravo Sì? a tagliare la pasta. Com'è Beh. bello fare la pasta in casa. Specialmente con dei danni. Com'è bello lavorare con mio figlio a fare l'impasto in casa insieme. Io stiamo lavorando, stiamo mangiando una bella pizza. Una bella pizza fritta, dai. Prima di fare una bella pizza fritta deve essere lievitata almeno 8 ore. Ecco qua. Ci siamo quasi con la lievitazione, sono quasi passati 8 ore. Ora io inizio a tagliare un po' di ciccioli, sciolgo la ricotta, schiacciamo un po' il pomodoro, taglio la provola. Tu nel frattempo vuoi mettere l'olio in padella? Senz'altro. Davide, ne metto una. Mettine due, mamma. Ok, mamma, tutte e due, vai. Accendi lento lento, mamma. Dopo i ciccioli di maiale passiamo al taglio della provola. Ecco come tagliamo la nostra provola per la pizza fritta. Come vedete le sto facendo a dadini molto piccoli in modo che non rilasci tanta acqua. La pizza rimane asciutta all'interno e soprattutto fila. Comunque per tutti voi che avete bisogno di sapere come si utilizzano i latticini sulla pizza ho dedicato un video a questo sul canale di Italia Squisita, trovate il link in descrizione. Una volta messa la ricotta praticamente all'interno della nostra ciotola, se è un poco asciutto allunghiamo un poco di latte e sciogliamola con un cucchiaio. Una volta che è sciolta e non è né troppo liquida né non troppo densa, è pronta per essere usata. Passiamo al pomodoro. Mamma, vuoi mettere un po' di sale? Lo prendiamo dopo, ma serve nella pizza. Mettiamo 1 grammo di sale ogni 100 grammi di pomodoro e
possiamo schiacciarlo a mano nella vecchia maniera napoletana. Ma con un cucchiaio giriamo un po' il pomodoro. Perfetto, lo mettiamo davanti. Il pepe nero ce l'abbiamo qui. Laviamo un po' il basilico che abbiamo raccolto dalla pianta. E tutti gli ingredienti sono pronti. Alziamo il fuoco sotto al nostro olio in modo che diventi bello caldo e tra pochi minuti faremo una buona pizza fritta. Senz'altro. Dove ce la gustiamo? 8 ore sono passate, l'impasto è lievitato, gli ingredienti sono tutti pronti, l'olio è caldo. Mamma, non ci resta che fare la pizza. Ok, allora mamma io la stendo, vogliamo fare una grandissima pizza fritta a calzone? Perfetto. Allora guardate cosa faccio per fare un bel calzone grande. Prendo 2 panetti, detti anche in questo caso, dato per la pizza fritta si chiamano battilocchio, le batocchie. Quindi per fare un bel battilocchio ne attacchiamo 2, uno sopra l'altro. Bagniamo nella farina, no perché la farina è bagnata, ma è un gergo che dicono in pizzaiolo, si bagna il panetto nella farina. E come si stende la pizza fritta rispetto a quella a forno? Noi diciamo sempre che quella a forno dobbiamo andare dal centro verso il bordo. Ora facciamo proprio perfettamente il contrario, quindi andiamo a stendere tutto il cornicione e rimaniamo al centro un po' l'impasto spesso, che deve mantenere tutto il ripieno che poi mamma metterà. Quindi guardate cosa faccio, inizio proprio al contrario. Vedete? E poi inizio a giocarci. Poca farina che poi dopo deve attaccare anche quando chiudiamo. Quindi vado a stendere. E poi guardate, una volta si allarga si dice anche a mezzo busto. Non si allarga proprio tanto, altrimenti rischia di rompersi. Ecco qua. A questo punto, una volta allargata, come vedete, abbiamo un bordo sottile e un centro più spesso. Vai mamma, divertiti. Metti un altro po' di ricotto, mamma, facciamola bella bella, così a casa tutti quanti la fanno. Ripiena benissimo, seccamente. I ciccioli. Vai. Vai. Perché è una bella mangiata di provola. Va bene? Il pepe ci vuole sempre, ragazzi, nella pizza pepe, fritta. Poi è pomodoro. Lo mettiamo per ultimo sempre. Che la pizza fritta nasce senza pomodoro, quella classica, quella che tutti quanti mangiamo. Però giustamente chi desidera poi oggi si mangia anche col pomodoro, ma nasce semplicemente. niente. Guardate anche negli ingredienti, guardate mia mamma cosa ha fatto. Ha fatto ricotta, ha messo praticamente i ciccioli e la provola, quindi al contrario della pizza a forno. E ora mamma ha un goccio di pomodoro, però nella classica il pomodoro non ci va. A me mi piace e lo metto. Allora mettiamo un po' di pomodoro. Va bene così? Un altro poco, una volta che ti piace. Lo so, me la devo gustare. Ok, e la andiamo a chiudere. Basilico non lo mettiamo? Nella pizza fritta non ci va, ma se ti La piace. mi piace. Va bene, ci penso io a chiuderla e tu la cuoci. Quindi guardate cosa faccio, vado di pari passo, cornicione su cornicione. Ecco perché l'abbiamo fatto sottile. E andiamo in cottura. Tieni mamma, cuocila tu. Va bene. Questa è ottima la temperatura, che è venuta bellissima. Perché l'ho fatta io. Un altro po', Perfetto, mamma. Va bene. Bella bionda bionda. Non lo so, mettiamo qua. Passiamo il fuoco. E siamo pronti. Eccola qua. Venite con me, passiamo al taglio. Guardate che spettacolo. Vabbè mamma, ma allora ora ce lo possiamo mangiare, sono stato bravo. Bravissimo. Vabbè, allora mangiamo, mamma, buon appetito. Buon appetito. Vai. Ah, no,
Questo è col pomodoro che la fa uno senza pomodoro. Senza pepe e senza pomodoro. Questo è senza pepe, questo è col pomodoro. Senza pepe? Ma ci fa senza pepe un bè. Sì, senza pepe e senza pomodoro. No, Marò c'ha la cimì. Stiamo mangiando. Oggi che si sta mangiando, signora Brigitte, ora ci vaccinati, no? Questo è senza pepe però di una pomarò. Che noi senza pomodoro. Un spezzino. La volete completa? Come la volete? Completo. Completa. La classica e come sapevi, mamma? Com'è questa pizza? Buona? No, però non era tu. Poi fratelli sempre siete proprio delle coccoline voi fratelli, Ciao a tutti! Buon appetito!